Ciao a tutti e bentornati su White One Racing. Stasera vedremo su questo motore da corsa che avevamo iniziato nelle precedenti puntate come montare l'accensione e la frizione, che è una frizione di tutto rispetto, la frizione di Crimaz, adatta alle partenze brucianti delle gare di accelerazione. Eccoci qui, ora procediamo alla parte pratica del montaggio. Questo è il cestello frizione di Crimaz che si adatta ai pignoni della frizione 6 e 7 molle privati del loro piattello. In questo caso abbiamo a disposizione un pignone da 22 di RT e un pignone da 23, però optiamo per il 22 perché abbiamo fatto il conto che dovrebbe darci la rapportatura giusta, l'altro si tiene di riserva, eventualmente lo monteremo all'occorrenza. Allora, si introduce il pignone nell'apposita scanalatura che abbiamo già un pochino oliato, ingrassato e che è molto preciso perché non deve avere gioco, e poi si va a fissare con l'apposito coperchio di fermo. Adesso prenderò le viti nonché il frenafiletti, che è sempre bene mettere, magari di questo che è più tenero perché ho paura che dopo non si possano svitare. Non devono allentarsi, però deve essere possibile rimuoverle. Adesso è uscito dalla sede, ma ce lo rimettiamo. Ecco qui. Mettiamo le viti, ci vuole un po' di pazienza. Ecco qui. Molto importante che il pignone in questa parte qui che è andata dentro la scanalatura non abbia gioco, quindi questo coperchio di fermo lo preme fortemente in maniera che non possa prendere gioco progressivamente e urtare, altrimenti potrebbe poi rompersi e rovinarsi la campana, che è più tenera, ancorché di ottima qualità, ma sempre di un materiale leggero. Tra l'altro questa frizione con un cestello così leggero ha il grandissimo pregio di poter lavorare in associazione a volani molto leggeri senza creare inconvenienti alla spina elastica dell'accoppiamento cilindrico della frizione, altrimenti si potrebbe rompere molto facilmente, perché la frizione più pesante associata a un volano leggero verrebbe a svolgere compiti inerziali che sono di pertinenza del volano, che è fissato all'albero motore tramite accoppiamento conico, e non c'è pericolo che schiavetti se il cono è in ottime condizioni, a differenza di quanto accade con l'accoppiamento cilindrico e la spina elastica. Ecco, penso che ci possiamo accontentare. Ora possiamo inserire il boccolo munito del rasamento. In questo caso abbiamo usato il più spesso, Crimaz lo fornisce di due spessori a seconda di quanto poi va a sporgere da questa parte il boccolo, che deve avere un gioco sufficiente a non bloccare l'ingranaggio condotto, cioè il conduttore, cioè a non bloccare l'ingranaggio condotto, però non deve avere troppo gioco, anche se poi in questo caso, ecco, con l'ingranaggio ai denti dritti è un problema secondario, però
rispettiamo la tolleranza indicata. Ecco qui. Eccoci qui, abbiamo messo già il cestello in morsa, posizionato le molle, preparato i dischi già unti della frizione, conduttori e condotti, e adesso cominciamo il montaggio vero e proprio. Ecco. Schiacciano le molle. E si inseriscono i dischi uno per uno. L'ultimo, il superiore, che contribuisce anche a tenere chiuso il cestello, non impedisce di rompersi per forza centrifuga, e poi il fermo. Ecco fatto. La frizione è montata. Eccola, pronta da inserire. Come si vede, la parte pesante in questa frizione sta vicino al cuscinetto, e questa è una grandissima miglioria, oltre ad essere più leggera, mentre quella originale ha il cestello capovolto e la parte pesante, che è anche in acciaio, è distante dal cuscinetto, e questo crea vibrazioni e peggiora il funzionamento nel suo complesso. Ecco la frizione montata al suo posto. Questo è il dado conico particolare, che è fatto per innestarsi nella conicità della frizione, che andremo a serrare alla giusta coppia di serraggio con la dinamometrica, e il lavoro è concluso da questa parte. Eccoci al montaggio dell'accensione. Abbiamo posizionato il piatto in una posizione approssimativa, sì, col segno di riferimento, spero che si veda, ma è un posizionamento che andrà verificato con la pistola stroboscopica, e lo vedremo al momento della messa in moto. E adesso mettiamo il volano. La chiavetta è già stata inserita. Anche qui andremo poi a stringerlo alla coppia di serraggio prevista. Ecco qui, girare, gira. Speriamo che a tempo debito possa girare in fretta come dovrebbe. Per oggi è tutto, arrivederci al prossimo video. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e condividilo con i tuoi amici. E ricorda, White War Racing non è un'officina, ma un'associazione sportiva dilettantistica che prepara motori solo a fini sportivi e solo ai propri associati.